Ginevra Castaldi è nata a Napoli nel 1994 ed è uno dei nuovi volti della cucina napoletana diventata virale sui social network. Ci parli di lei? Ho 30 anni, sono nata e cresciuta a Napoli. Dopo un'esperienza negativa, essendomi immersa nello studio dell'ingegneria che ha un poco bloccato quella che era la mia vena creativa, ho deciso di prendermi un anno sabbatico nel quale ho partecipato ad un programma televisivo e dopo, in seguito al programma televisivo, ho deciso di sperimentare sui social e cercare di comunicare quella che è la mia più grande passione, ossia la cucina. Ha partecipato alla 10ª edizione di Bake Off nel 2022. Ci racconti l'esperienza? È stata un'esperienza del tutto formativa, soprattutto dal punto di vista culinario perché è stata una full immersion, in quanto ho cucinato per ben 3 mesi ogni giorno ed è stato alquanto pesante, ma è stata anche una prova per quanto riguarda un poco la crescita della persona. Una volta che è stato messo in onda il programma ho dovuto fronteggiare comunque anche quelli che sono i commenti delle persone e non è stato semplice, ma mi ha dato una sorta di forza di volontà e uno sprono a mettermi in gioco e a cercare di mostrare quella che era la mia vera personalità sui social senza filtri. Prima di partecipare a Bake Off, aveva mai lavorato in un ristorante o in una pasticceria? In verità no, e non è un mio desiderio lavorare in un ristorante, in una pasticceria, perché ho appunto altre ambizioni e aspirazioni. Rispetto in un modo assolutamente estremo chi lavora nella ristorazione perché è un mondo paragonabile a quello dei dottori e dei chirurghi. È un mondo fatto di privazioni, sacrifici, di gavetta, non ci sono giorni di festa, periodi di festa, ed è un lavoro estremamente duro anche fisicamente. Come ha iniziato? Ho iniziato perché ho sempre amato mangiare, ho foto di quando sono piccola in cui ero già bella pacioccona e l'amore per il cibo mi ha costretto a iniziare a procacciarmi del cibo da sola, e quale modo migliore se non prepararmi da sola i manicaretti che tanto agognavo e desideravo. Qual era il suo piatto preferito da bambina? Allora, per quanto incredibile, il mio piatto preferito da bambina appunto erano le verdure. Ricordo ancora che andavo pazza per i carciofi alla griglia, che è un piatto tipicamente napoletano. Quando vedevo arrostire dei carciofi impazzivo, la carciofola arrostita. Poi ho sempre adorato come dolci la cassata siciliana, è sempre stato il mio dolce preferito, e anche i formaggi. Un bel tomino alla piastra, fin da piccola era uno dei miei guilty pleasure. E qual è ora il suo piatto preferito della tradizione napoletana? Nella dura battaglia tra ragù e genovese, io sono e sarò sempre team genovese. La genovese, tra l'altro, ha anche una storia molto che sento anche molto mia, perché la genovese, da quel che so, deriva anche dal mio nome, perché sarebbe genoise, quindi un prodotto derivante da Ginevra, perché era appunto uno stufato di cipolle e carne che avevano portato questi cuochi di Ginevra all'interno di Napoli. Mi è stato detto così, non so se è vero, chiamandomi Ginevra lo porto con orgoglio. Ricorda quando ha cucinato per la prima volta? Assolutamente, la prima volta che ho cucinato avevo 9 anni, ho preparato una torta a base di farina di castagne, marron glacé, ed era immangiabile, come diremmo a Napoli, nucleum, era pesantissima con pochissimo lievito, anche perché la farina di castagne, non contenendo il glutine, non faceva sviluppare l'alveolatura. Come mai ha deciso di usare proprio i social per esprimere la sua passione? Proprio studiando comunicazione, sappiamo benissimo che i media tradizionali sono da sempre stati ben posizionanti, riescono ad arrivare a tantissime persone e hanno anche un tono più istituzionale. Io sono una grande amante della televisione, sogno un giorno, magari mi immagino, è uno dei miei più grandi desideri, avere un mio programma televisivo, però penso che la capacità dei social sia quella di riuscire a veicolare il proprio messaggio senza filtri, senza condizioni, e riuscendo a utilizzare il linguaggio che più ci aggrada, che nel mio caso è sicuramente quello dell'ironia, ma anche quello della genuinità, cioè nel senso, per me è fondamentale comunicare sui social come se fossi una casalinga, non mi piace andarmi a porre su uno scalino più alto rispetto a chi mi segue, e veramente reputo le persone che mi seguono come se fossero i miei vicini di casa a cui do una ricetta, un consiglio. Fosse possibile cercherei anche di dare il cibo che preparo, così eviterei di mettere tutto il peso che sto mettendo con le ricette che faccio, però non è possibile. Spesso nei commenti dei suoi video è possibile incappare in commenti dispregiativi relativi al suo modo di vestirsi. Che effetto le fanno? Allora, i commenti secondo me lasciano il tempo che trovano, in primo luogo perché sono fatti da persone che noi non conosciamo, e da dopo la pandemia
e penso palese e lampante agli occhi di tutti che c'è anche molta rabbia da parte delle persone. La cosa che più mi stupisce è che il commento sia fatto sul mio modo di vestirmi in una società che è abbastanza pregna di una sorta di violenza patriarcale. Una donna nel mondo della cucina deve essere rilegata alla figura dell'angelo del focolare, alla madre, alla donna coperta o al massimo della chef, ma anche in quel caso quanti luoghi comuni ci sono sulla cucina? Sono sempre gli uomini gli chef migliori e le donne, diciamo, che vengono viste sempre sotto un'altra luce. Alla fine il vestiario e il commento dipende sempre dall'occhio che guarda. Se la persona che commenta riguardo il mio vestiario ci mette un significato sessualizzante, dipende dalla persona che lascia il commento. Diciamo che li rendo molto leggeri. Lei ha portato alla ribalta un piatto tipico siciliano, come i pumpini, tanto da essere invitata a San Fratello per un evento. Se lo aspettava nel momento in cui ha pubblicato il video? Devo essere onesta, non mi sarei mai aspettata di essere contattata dal sindaco di un piccolo paesino per andare appunto a raccontare un piatto non tipico della mia tradizione alla stessa città, allo stesso paese di San Fratello. Sono stata felicissima perché ho conosciuto un paese ricco di cultura con persone di una educazione e cordialità che mai mi sarei aspettata e che sono anche altamente autoironiche, dato il nome del piatto che appunto sono i pumpini di San Fratello. Appunto andando a San Fratello ho avuto anche la fortuna di scoprire che il nome non è pumpini, ma pumpia per un biscotto e pumpi per più biscotti, che appunto significa fatti in pompa magna, in quanto fatti a Pasqua e grazie al lievito, lievitando appunto assumevano questo bel aspetto in pompa magna. A proposito della ricetta appena citata, è stata pubblicata su testate come il Fatto Quotidiano. Che effetto le ha fatto una risonanza mediatica simile? Mi ha reso estremamente felice proprio perché nel momento in cui sto terminando i miei studi di comunicazione mi sono resa conto che con una semplice ricetta si riesce anche ad arrivare a testate giornalistiche di alto livello, ma ha anche aperto in me un processo di riflessione su quanto la nostra tradizione culinaria sia piena di piatti dai nomi ambigui. Pensiamo al gelato alla spagnola o i bocconotti o anche detti bucchinotti in Calabria, la stessa limonata a cosce aperte che abbiamo qui a Napoli e infine i pumpini di San Fratello. Certo, sono dei nomi che provocano ilarità, però sono dei nomi anche pregni di tradizione ed è giusto celebrarli per quello che sono. Qual è il piatto che l'ha fatta diventare virale sui social? Il piatto che mi ha resa virale sui social è la parigina, una pizza napoletana composta da appunto uno strato di base lievitata di pizza, uno strato di pomodoro, del prosciutto cotto, formaggio, ricoperto, il tutto ricoperto da uno strato di pasta sfoglia. Ho deciso in seguito alla prima viralità della mia parigina di ricreare tantissime versioni di parigine con salsicce e friarielli, anche versioni dolci al cornetto ischitano ripiene di crema e amarena, il tutto per celebrare un piatto conosciuto, molto conosciuto dai napoletani, ma non tanto al di fuori della Campania. E qual è la sua preferita? Sarebbe come scegliere tra il proprio figlio preferito, penso sia impossibile e vi ho anche già detto che sono una buona forchetta, quindi me ne mangerei tutte. Alla base della piramide della dieta mediterranea ci sono ingredienti come la verdura. Quanto è importante nei suoi piatti? La verdura per me è importantissima, al di là dei piatti che porto sui social, anche all'interno della mia dieta. Fortunatamente adoro la verdura, ho questa fortuna, ma la cosa più importante quando si parla di verdura è parlare di stagionalità. Non ha senso, secondo me, ad oggi la tendenza di portare sui social delle ricette con verdure non di stagione. La melanzana è preferibile consumarla ad esempio d'estate e non d'inverno, per quanto ad oggi purtroppo o per fortuna all'interno dei supermercati è facile reperire ormai qualsiasi tipo di verdura in qualsiasi periodo dell'anno. Quanto è importante saper scegliere i giusti ingredienti nella fase di preparazione dei suoi piatti? È fondamentale, molto spesso mi rendo conto che il consumatore predilige gli ingredienti anche visivamente perfetti, ma la stessa verdura, la frutta anche un po' ammaccata, è simbolo di quanto sia genuina e priva di pesticidi. E questa è una cosa che molto spesso viene lasciata un po' da parte del consumatore. Così anche come la tendenza, forse per pigrizia, con i tempi che arrivano, di comprare cibi già confezionati, se penso anche al pesce, e invece è fondamentale andare, recarsi al mercato e rendersi anche conto della qualità del pesce che si va ad acquistare, guardargli l'occhio, guardare le squame in che stato sono e non andare a comprare un filetto già preconfezionato. Proprio la frutta è tra gli ingredienti cardine della dieta mediterranea e lei ha destato non poco scalpore con un video realizzato con Gino Sorbillo. Com'è nata l'idea?
Proprio studiando scienze delle comunicazioni all'interno dell'Università Sull'Orsola Benincasa di Napoli, nel momento in cui ho notato la viralità dell'idea di Gino Sorbillo di appunto portare la pizza con l'ananas, che diciamo in modo originale è stata creata dagli americani con tutt'altri abbinamenti di sapori, perché troviamo il pomodoro che è abbastanza acido anche all'interno della pizza e il prosciutto cotto, in questa nuova chiave moderna di Gino Sorbillo, ho pensato che fosse appunto un'idea geniale, anche perché le persone sui social tendono a rendere, a far diventare un contenuto virale appunto con i commenti, che possono essere di tipo positivo o negativo, e mi sembrava un'ottima opportunità non solo per conoscere uno dei maestri innegabilmente che ha reso la pizza napoletana famosa del mondo, ma anche un'opportunità per me per crescere e farmi conoscere all'interno dei social. A proposito della facoltà di Scienze della Comunicazione all'Università Sull'Orsola Benincasa, come riesce a far coincidere lo studio al suo lavoro? Allora, innanzitutto io più che un lavoro lo definisco una passione, quella dei social, perché al momento la mia priorità sarà e sempre sarà lo studio, che mi permette anche di capire quali sono i meccanismi dei social. Per questo motivo, proprio perché sulla gerarchia, sulla mia piramide, dato che stiamo parlando di piramidi, sulla mia piramide delle priorità c'è appunto il conseguimento del titolo di studio. Mi ritaglio ogni 10-20 giorni delle giornate in cui registro quante più ricette possibili, alternando dalle ricette più elaborate a quelle più semplici, e anche cercando di registrare quante più ricette sfruttando gli stessi ingredienti, anche per ridurre quello che è lo spreco alimentare, che è un tema che a me sta tantissimo a cuore. La cucina napoletana che lei propone può essere considerata parte della dieta mediterranea? Assolutamente, la cucina napoletana è una cucina prima di tutto povera, è una cucina del riuso, del riutilizzo. Pensiamo a piatti come la pasta e lenticchie, la pasta e ceci, la stessa pasta e piselli. Penso si possano coniugare alla perfezione sul concetto di dieta mediterranea, così come anche il pesce, essendo appunto la cucina napoletana una cucina povera, ha da sempre prediletto pesce azzurro, un pesce molto più economico rispetto a pesci che ormai stanno spopolando. Si sente parte attiva dell'enorme successo dei contenuti relativi al cibo e soprattutto al cibo della dieta mediterranea sui social? Devo essere onesta, non voglio fare la finta umile o la finta modesta. Io mi sono posizionata all'interno dei social in un ambiente già prettamente saturo, perché ho iniziato a condividere le ricette nel 2022. Sicuramente dal 2022 a oggi sono riuscita ad acquisire un largo bacino di utenza con ad oggi quasi 200.000 follower, però devo essere onesta, ci sono tantissimi creator, perché non possiamo parlare di influencer quando parliamo di cibo, secondo me, tantissimi creator che parlano da anni con dei linguaggi totalmente funzionali. Io spero un giorno di arrivare ai loro livelli, forse spero di esserci vicina, ma al momento non mi sento così tanto, diciamo, capostipite di questa tendenza. Perché secondo lei chi si occupa di creare contenuti sul cibo non è definibile influencer? Dipende tutto dal linguaggio che si va ad utilizzare, però sicuramente parlo nel mio caso, se non vado a condividere la mia vita privata, non consiglio, in questo caso per mia scelta personale, proprio per la stima che ho anche nei confronti dello studio. Io non mi sono mai sentita di andare a reclamizzare o parlare o criticare dei ristoranti, perché non ho le competenze adatte. Infatti il mio sogno è quello anche di seguire il master all'Università Sull'Orsola Benincasa in enogastronomia. Non mi sento di influenzare nessuno, mi sento di consigliare persone tramite dei contenuti video che appunto vado a produrre, e per questo sono una content creator. Creo contenuti all'interno dei social media e li vado a distribuire a costo zero. È veramente un processo di condivisione del tutto atto alla generosità, che è anche il sinonimo del cibo, se ci pensiamo. Come gestisce il bilanciamento tra innovazione e tradizione? Questa è una bellissima domanda. Basti pensare che il piatto più ricercato nel 2024 sono stati i crumble cookies, una ricetta lontanissima sia dalla dieta mediterranea che dalla nostra tradizione. In questo caso bisogna fare delle scelte. È normale e innegabile che stando sui social network bisogna seguire dei trend per essere rilevanti. Molto spesso però si può anche dire di no ed evitare di fare delle ricette che si fanno solo per il gusto di seguire gli altri. Quindi in questo caso ho ricreato per esempio una pastiera al bicchiere,
non andando a stravolgere la ricetta tradizionale, quindi semplicemente andando a creare un ripieno della pastiera con le uova pastorizzate, andandolo ad accompagnare a una frolla tipica della pastiera. Vedo e apprezzo più questo tipo di innovazione rispetto a quella di andare a seguire le ultime ricette di tendenza, come ad esempio la Dubai Chocolate, che sono delle bombe caloriche che non hanno nulla a che fare con la nostra tradizione, che alla fine si fanno, ma perché? Perché sono virali, e questo concetto non mi piace tanto. La sua famiglia ha influito nella sua carriera oppure è autodidatta? La mia famiglia ha sicuramente influito nella mia carriera, in quanto mia madre non è italiana e quindi mi ha trasmesso l'amore per il cibo non solo napoletano ma anche estero, essendo austriaca, mentre invece ho avuto la fortuna di avere una persona, appunto l'ex compagno di mia mamma, che era un grandissimo cuoco e appassionato della cucina napoletana e mi ha insegnato tutti i trucchi della vera cucina napoletana, anche sconosciuta ai più, piatti di cui ormai si parla poco come la coviglia napoletana, o anche piatti come semplicemente gli struffoli che si mangiano a Natale, ricette della tradizione insegnate a lui da sua madre che sono arrivate fortunatamente fino alle mie mani. Ci potrebbe raccontare il suo legame con Napoli? Assolutamente, per quanto riguarda Napoli, io sono cresciuta con mia madre che non è italiana e ho addirittura la doppia cittadinanza, sia italiana che austriaca, e quindi sono cresciuta con una persona che mi ha insegnato ad amare la città in cui sono, non solo perché ci sono nata, ma proprio perché come lei ha imparato ad innamorarsi di una città totalmente diversa dalla quale era appunto cresciuta e nata. Per quanto riguarda Napoli, mi sono resa conto crescendo e allontanandomi spesso per motivi appunto anche derivanti da questa passione dei social, che ogni qualvolta torno a Napoli mi sento a casa, sia per la cucina che è innegabile e anche per il calore che la città riesce a trasmettere, sia con la sua storia che è innegabile, sia una delle città con più storia di tutta Italia, sia anche per il calore della gente. È felice di dove è arrivata ora? Sono felice e posso definirmi anche fiera guardando a 2 anni fa, ma non sono ancora soddisfatta. Spero che ci sarà molto di più e spero che tutto questo sia solo l'inizio. Come e dove si vede nel prossimo futuro? Sicuramente mi vedo proseguire i miei studi all'Università Suor Orsola Benincasa e perché no anche diventare critico enogastronomico. Un domani il mio sogno più grande, oltre a creare una mia famiglia, è essere madre, quindi deliziare anche i miei futuri figli con i vari manicaretti che preparo, sarebbe anche quello di avere un programma televisivo di cucina in cui cerco di parlare agli italiani non solo della cucina napoletana, ma della cucina italiana, che è il perfetto sinonimo della dieta mediterranea. Grazie. Grazie mille a voi.